Il weekend è iniziato così. E questo era solo l'inizio di un weekend molto movimentato. Su molte cose ci avevo preso e che sarebbe stata una gara bellissima me lo aspettavo. Perché quando si arriva alla fine, che bisogna quagliare, salta il banco e andiamo a vedere che cosa è successo all'Estoril con il post Superbike. L'arrivo in volata più vicino della storia della Superbike. L'autore di un traverso del genere va a casa con un polso rotto e unfit per Jerez. E questo è un colpo di scena e dopo vi spiego perché. Se vi ricordate vi avevo detto che forse non sarebbe proprio stata la pista preferita di Bulega, ma che quando vuoi qualcosa te lo vai a prendere con tutte le tue forze. E lui ce l'ha messa tutta, ma non è bastato. Prima che mi scordi, ricordatevi che per il round di Jerez sono disponibili ancora pochi pass hospitality che potrete avere acquistando la DTO Experience. Come funziona? Che cos'è? Acquistando il bundle da 2 sanificatori d'aria DTO avrete il pass hospitality per la gara finale di Jerez e con quello si può mangiare da Barney, avere l'accesso guidato al box e tante altre cose. Non fatevelo scappare, vi lascio il link in descrizione e ammetto che mi piacerebbe anche a me andare a Jerez visto che quest'anno non sono mai andato un weekend della Superbike, ma non posso. Tornando a noi, anche il meteo sapevamo che sarebbe stato fondamentale, infatti per la prima metà del weekend ha piovuto, mescolando i valori in campo. Ci avevo beccato su Bernardi, sul podio delle Honda e andiamo a vedere un po' di cose interessanti. La chiave meteo diluvia quasi tutto il venerdì e per metà sabato, tant'è che prima di gara 1 la pista è chiazzata e l'unica sessione asciutta è stata FP2. Partire a fare un weekend con la pioggia può servire a qualcuno ed essere un problema per altri e Gerter infatti con il bagnato ha avuto la possibilità di girare più piano e prendere il ritmo dopo il rientro dall'infortunio, mentre per chi è alla prima presa di contatto con una moto nuova e gomme nuove come per Bernardi può essere una bella bega. In questo specifico caso dobbiamo fare una contestualizzazione. Bernardi è un pilota talentuoso, campione italiano Supersport, mondiale Supersport, grave infortunio, poi Superbike con Barney, un po' precoce ed ora al CIV con nuova M2 by Revo sta facendo ottimi risultati essendo un top rider spesso a podio. Il livello del CIV è alto, Pirro sicuramente è un ottimo stimolo per DB e per Luca e tutti quanti gli altri, ma il fattore gomme è molto importante. Al CIV vengono utilizzate le Dunlop che sono delle ottime gomme, ma se ragioniamo in termini di allevare talenti da portare in Superbike, questa non è la strada giusta. Alessandro Del Bianco ha fatto 2 ottime wildcard quest'anno, ma almeno conosce la moto, anche se l'elettronica è diversa. Per Luca è stata ancora più difficile in quanto viene da una Aprilia. Ha fatto bene, non ha fatto danni, si è fatto un'esperienza per il futuro. A proposito di wildcard, Alessandro Del Bianco ha sostituito Aigerter a Magny-Cours, che ora è rientrato. Poi ha fatto la wildcard con Moto X Racing e ora un'altra figura Yamaha infortunata, Remy Gardner, che di rischi questo weekend ne aveva già presi, polso rotto e a casa per Jerez. Vedremo Ale e un'altra occasione per lui sul piatto? Glielo auguro calorosamente. Sempre in casa Yamaha questo weekend parecchi danni. Loca crash nelle 2 gare lunghe, Ray crash in gara 1, Gardner infortunato e Gerter a metà, Bernardi prima esperienza, Oetel nel tunnel di una brutta stagione. In realtà la velocità soprattutto di Ray e Loca non era male, ma hanno concluso poco, sempre al limite con la guida per compensare qualcosa che manca un po' in tutte le aree della moto. E mi spiace perché Locatelli ha raggiunto una maturità incredibile, è sempre consistente, sono sicuro che se la moto facesse un passettino potrebbe finalmente vincere delle gare. Per Ray, Estoril era una fra le sue preferite e lo ha dimostrato. Unica cosa che gli recrimino è quell'eccessiva aggressività, a mio avviso inutile, in alcuni casi come con Bulega in gara 1, l'ha un po' spinto fuori pista, e con Lecuona in gara 1, cioè tutte staccate da matto per resistere a chi poi gli è arrivato davanti bene e aveva un passo migliore. Toprak con la Yamaha si giocava le gare, ma la Superbike si è evoluta, Ducati e BMW hanno dato un altro strappo in termini di sviluppo e comunque questo, come non mai, è stato il weekend dei Fantastici 3 perché si sono scambiati, ma sul podio c'erano sempre Toprak, Alvaro e Nicolò. E la chiave di lettura è un po' anche nelle gomme. Questa è la location per rider delle gomme che hanno a disposizione i piloti in un weekend intero. Per intenderci, per loro la SCX è la gomma medio dura e ce ne sono 2 varianti, una classica già collaudata ed una sviluppo. La SC0 praticamente non la usano mai, salvo rari casi, mentre la SCQ dovrebbe essere la gomma per fare il tempo, quella morbida, quella da pochi giri. In realtà, lavorandoci nel tempo, alcuni team e alcuni piloti hanno iniziato ad usarla come pneumatico per la gara corta, ovvero il Super Pole Race, che è di soli 10 giri. In Superbike, soprattutto nelle prove libere, hai il tempo di provare, ma il weekend è stato caratterizzato dalla pioggia, quindi poche
prove asciutte, eccetto il turno chiazzato di venerdì pomeriggio. Sabato pioggia ancora di nuovo e gara 1 asciutta ma chiazzata. Toprak per la Super Pole Race si schiera con la SCX mentre Bulega parte con la Q, e la cosa interessante è che Bulega nell'ultima parte di gara ha fatto spavento, mentre in teoria dovrebbe essere il contrario. È vero che comunque la gara è di 10 giri, ma comunque è un azzardo partire con la Q. Eppure Bulega gli è arrivato sotto all'ultima curva, gli avrà recuperato 4 decimi, battendolo in volata per l'arrivo più vicino della storia della Superbike, solo 3 millesimi. Vi avevo detto che Bulega ce l'avrebbe messa tutta e lo ha fatto, ma per le gare lunghe non c'è stata mai storia. Nell'intervista di Super Pole Race, Toprak ha anche detto di essere sorpreso di non capire come non abbia fatto calare la SCQ di Bulega. Lui ha utilizzato l'820, che è la SCX sviluppo, ed ha messo in tasca dati e chilometri per gara 2. In Ducati sì, hanno vinto, ma la gara lunga? Infatti ha rivinto Toprak, anche se Bulega è stato molto bravo anche a mantenere la concentrazione dopo che Ray in gara 1 lo aveva appoggiato quasi nella ghiaia, e in realtà fino a metà di gara 2 pensavo che potesse riuscire a rispondere a suon di giri veloci. Toprak era in testa, aveva preso 2 secondi e mezzo e dentro di me dicevo: Bulega finora atteso, però ora lo va a prendere. Anche perché mi sembrava che stesse spingendo di più, però non ho fatto in tempo a pensarlo che... E lì avevo già capito che la gara era finita. Bautista ha fatto il suo in scia Nicolò, evitando di sorpassarlo e rubargli i punti. Le due gare comunque sono state impressionanti perché sono fotocopia per tutti e tre. Toprak vince con 34 minuti, 9 secondi e 500 gara 1. In gara 2 34, 9 e 800. 3 decimi in oltre 20 giri. Nicolò uguale. Allo stato attuale delle cose vedo veramente difficile togliere il titolo dalle mani di Toprak. Gli mancano 9 punti per vincerlo matematicamente e Bulega dovrebbe vincere tutto e Toprak o infortunarsi nelle prove libere o altrimenti sicuramente dei punti li farà. Conoscendolo vuole vincere tutte le gare a Jerez e chiudere da dominatore. Sempre nel pre avevo detto che l'unica cosa che mancava alla Honda era il podio e... tac, Lecona terzo in gara 1. Sono molto contento per loro, anche per Vierge, bel weekend con un sesto posto in gara 2 a solo 15 secondi dal vincitore. Kawasaki non bene con Lowe's, più in difficoltà del solito, solo un quarto posto in gara 1, mentre Bassani in gara 2 è arrivato in top 10 a solo 19 secondi dalla vittoria. Chi si è visto poco è Gerloff, che è anche caduto in gara 2, e Iannone, che ha fatto un weekend un po' opaco. Sinceramente pensavo e speravo che Petrucci portasse a casa molto di più visto il finale di stagione che ha fatto, ma ha anche faticato parecchio ed è caduto in gara 1 senza capire bene il perché. Buona notizia, perché con i punti che ha ottenuto e Iannone non in forma ha vinto quello che nel preview avevo anticipato, ovvero il titolo di pilota indipendente, facendo vincere a Barni il titolo di team indipendente. Simpaticissima poi la scenetta al parco chiuso dove i ragazzi di Barni hanno portato il cartonato di Spinelli in onore ai 25 punti conquistati anche da lui in quella gara pazza ad Assen, che hanno aiutato il team appunto a vincere il titolo. Ragazzi, per Estoril è tutto, noi ci salutiamo velocemente perché tanto ci vediamo fra qualche giorno con il pre di Jerez e vi ricordo che sta per arrivare EICMA, dove potremo vederci, conoscerci, faremo 2 eventi bellissimi da Jet Prime e da Elevate, quindi segnatevi i padiglioni che vedete scritti ora e seguitemi su Instagram perché nella storia in evidenza metterò gli orari e i giorni. Ciao!